Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 3 marzo al 17 aprile, dove troveremo la luna nuova in Ariete. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire. Andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico cosa aspettarci? Poi andremo a vedere gli oracoli cosa vogliono dirvi. In senso generico questa luna nuova in Ariete a favore ci porterà un periodo di ottimismo, di fiducia, ispirazione e coraggio. Ci possono essere opportunità di mettersi alla prova, di fissare degli obiettivi, obiettivi ben precisi e quindi anche di concentrarsi sulle nostre priorità, di iniziare qualcosa di nuovo, anche di prepararsi a dei cambiamenti per la realizzazione futura. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'ansia, alla scarsa concentrazione, al senso di smarrimento, alle emozioni instabili o stress per cambi improvvisi tra forte attività e apatia. Attenzione anche negli affari e nella comunicazione. Di sicuro ci si può liberare di qualcosa di superfluo e quindi anche purificarsi. E adesso procediamo con il vostro primo oracolo. Ci dà una specie di fotografia del momento presente, quindi quello che andiamo ad analizzare noi in questa lettura a partire dal 3 marzo. Troviamo la luce lunare, parla di nuova energia intesa come gioia, un avvenimento felice, riuscire a trovare la strada spianata su un qualcosa, oppure finalmente c'è qualcosa che sta funzionando al meglio. Alcuni problemi saranno risolti o comunque c'è la fase di miglioramento e quindi poi ci porterà alla risoluzione delle cose più complesse e direi che si tratta proprio di un buon inizio, anzi secondo me questa carta ci fa capire che possiamo aspettarci alcune cose positive proprio da questo periodo e adesso andiamo a vedere insieme gli altri messaggi. C'è la carta argento vivo, questa fa riferimento sia al periodo in senso generico che sarà abbastanza movimentato per voi, sia fortunato ma anche momento bello, però breve e intenso, quindi qualcosa è molto fugace e passeggero, quindi meglio approfittare subito di un'occasione, magari di coglierla, potrebbe essere un'idea, un invito, una proposta, o semplicemente un momento bello, è vero, seppur breve, ma comunque molto intenso e piacevole per voi. È vero che potreste essere abbastanza irrequieti per qualche situazione, scusate, oppure semplicemente per, come abbiamo visto, forte instabilità emotiva, oppure può succedere, può capitare quando magari viviamo dei momenti che sono intensissimi, tanti impegni, tante cose da fare e invece poi in altri momenti, pur essendoci tanti impegni, però noi possiamo essere abbastanza apatici e sentirci stanchi e stressati. Poi l'altro messaggio arriva dalla carta prendere la luna e questa è proprio perfetta per sia crearsi delle opportunità sia anche riuscire ad attrarre delle nuove situazioni e occasioni da cogliere. È vero che si può trattare anche di una carta che fa riferimento tanto alle relazioni, agli appuntamenti, agli incontri, quindi magari per alcuni, se possiamo parlare della vita sentimentale, può essere un flirt, può essere una nuova storia romantica, anche incontri per amicizia e divertimento, nuove conoscenze e anche nuove esperienze. Quindi possiamo avere l'opportunità di lasciarci andare
a qualcosa di bello, oppure dare energia o donarsi maggiormente come impegno, come cura e comprensione verso una persona molto cara, magari invece anche verso un progetto, un'idea che vogliamo realizzare. E adesso passiamo ai consigli dell'oracolo dello sciamano. Consigli che possono andare ad integrare quello che già abbiamo detto, oppure esserci effettivamente qualcosa di più. Quindi, come già abbiamo visto in questa parte della lettura, si prospetta un mese abbastanza impegnativo, certo, che si può gestire in qualche modo, però anche cose molto belle. Troviamo la carta immobilità. Attenzione, questa la devo spiegare un pochettino, perché uno con l'immobilità può pensare a qualcosa che si blocca, qualcosa che è fermo. È vero che quando salta fuori, in un certo senso ci sta dicendo che dobbiamo affrontare. Un blocco può essere nostro, personale, per dubbi e incertezza, oppure è vero, una situazione potrebbe essere bloccata, forse è lì che dobbiamo cercare di intervenire, oppure altrimenti, ed è un significato fondamentale di questa carta, che a volte arriva un blocco che non necessariamente deve essere combattuto per forza, ma accolto, compreso. Vuol dire che o c'è qualcosa che ha ancora bisogno di tempo per maturare, quindi ci vuole tanta pazienza, tanta cura e dedizione, oppure cercare di osservare un qualcosa che è fermo, o che si sta frenando, e lì ci possono essere varie motivazioni che ognuno di noi appunto può fare le sue considerazioni. A volte può essere una paura che può nascondere desideri molto più profondi e che non ancora sono pronti ad emergere. Può esserci una, fase di tempo in sospeso perché c'è gestazione, c'è un qualcosa che deve essere ancora valutato, o abbiamo varie azioni da compiere. Quindi direi di accogliere questa fase proprio per prepararci, per curare alcune cose nei dettagli, e sapere che effettivamente a volte l'attesa è molto più potente dell'azione stessa. L'altro messaggio arriva dal Gran Turco, e questo è un messaggio di abbondanza, di andare a raccogliere i risultati. Vuol dire che in alcune circostanze possiamo già cogliere abbondanza di risultati positivi, e quindi andare a cogliere i frutti del nostro impegno, per altri aspetti magari ci sono quei semi coltivati, come abbiamo visto da alcuni messaggi che sono già usciti, che dobbiamo ancora prenderci cura con dedizione e fiducia, tanta pazienza. Quindi ci sta dicendo che noi possiamo arrivare a questa realizzazione, però ci vuole molto più tempo. Un pochettino si collega a quello che stavo appunto dicendo precedentemente, e quindi di assecondare, di accettare il flusso, i tempi, rispettare i tempi naturali delle cose. Anzi, forse un ulteriore indizio di questa carta è di non affrettare, perché è quella che può peggiorare invece la situazione, e quindi di seguire il flusso, essere perseveranti, perché non bisogna accettare nessun compromesso e nessuna scorciatoia. L'ultimo messaggio arriva dalla carta il bastone, e questa è una carta di volontà, di fermezza, ma anche a volte di desiderio e di passione. Quindi ci consiglia di esplorare il modo di dirigere la nostra vita. Parla di potere che nasce dal cuore, non dal controllo. Magari di utilizzare quelle nostre capacità che ci permettono di cercare una via di mezzo, di ascoltare la nostra saggezza interiore, cercare quell'equilibrio di quando agire e
quando fermarsi. Quindi come vedete c'è questo messaggio predominante di cercare proprio questo equilibrio, andando ad assecondare non solo i nostri desideri, però soprattutto alcune cose che ci circondano. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!